Salve a tutti, in questa lezione impareremo a creare un gatto ad acquerello. Ho preparato un disegno leggerissimo perché non voglio che poi si veda la linea di contorno e non ho bagnato precedentemente la carta sotto, ma sto lavorando bagnato su asciutto, vale a dire uso il colore molto bagnato, però la carta sotto non è bagnata in anticipo e logicamente più volete fare un effetto sfumato e più dovrete lavorare con il fondo bagnato. Poi, come potete vedere, sto procedendo per caricamento per far scurire alcune parti, ma finché queste parti siano morbide devo comunque lavorare quando ancora il colore è fresco. Ricordatevi sempre che dovete lavorare sempre più asciutto col proseguo del lavoro per fare i dettagli, mentre se voi volete che gli effetti siano morbidi, delicati, sfumati, dovete lavorare a fresco. Logicamente, come vale la regola che bisogna lavorare sempre da bagnato inizialmente e poi via via sempre più asciutto, vale la regola anche del pennello. Inizialmente, come potete vedere, io lavoro sempre con pennelli grandi, pennelli che sono specifici per acquerello, proprio perché consentono di trattenere l'acqua in maniera maggiore rispetto a un pennello normale e considerate che poi riescono a rilasciarla gradualmente. Lo stesso possono servire anche per dilavare e rimuovere del colore in eccesso. Poi si passa con i pennelli più piccoli a lavorare come questo. Pennelli, ricordatevi, una regola principale è quella di usare sempre pennelli morbidi, perché l'acquerello vuole pennelli morbidi dove le setole sono delicate e quindi vi invito a provare, anche se non avete pennelli specifici per acquerello, comunque dei pennelli che sono sintetici e morbidi. Voi li toccate al tatto e sentite subito se rispondono a questi requisiti. Vedete, io sto sempre più dettagliando e lavorando con un pennellino sottile e sto creando tutti i dettagli più minuti, anche se il soggetto non è particolarmente dettagliato, però i pochi dettagli che ci sono vanno messi nelle parti giuste, come ad esempio quando arriverò ora a fare anche gli occhi. Gli occhi devono essere fatti veramente con la tecnica asciutto su asciutto, come se io dipingessi con una tempera, e vado a fare piccoli dettagli, piccoli tocchi. Ricordatevi che poi se io vorrò reintervenire sul mio dipinto potrò farlo, ma devo aspettare che si asciughi, più che altro se voglio ricreare quegli effetti di morbidezza come ho creato inizialmente. Poi posso decidere di fare anche un pochino di sfondo, più che altro perché se voglio che risalti il muso del gatto, devo per forza valorizzare lo sfondo affinché mi si crei uno stacco senza che io debba fare una linea di contorno. Lo stesso andrò a fare per esempio anche sul terreno dove ho appoggiato il gatto, ricreando anche un po' gli effetti di ombra che si creano appunto anche sul terreno. Ripasso tutto per accertarmi di aver messo gli elementi correttamente, per riuscire a rendere più attraverso il chiaroscuro il volume proprio del gattino e poi andrò nelle parti ancora più delicate a fare per esempio i baffi, a fare quei piccoli particolari che vi ricordo chi non ha praticità con i pennelli può ricorrere anche a un pennarellino acrilico. Questo è utile perché consente di fare tratti finissimi e non c'è nessun problema a usare anche una tecnica mista. Io lo faccio comunque con il pennellino piccolo e credo che a questo punto il lavoro sia quasi terminato. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a seguirmi, a non perdere tutti i video che pubblicherò attivando la campanella. Se poi desiderate sostenermi, vi invito a sottoscrivere una forma d'abbonamento anche a partire da soli 1,99 €. Grazie, alla prossima!